Salve, tutti conosciamo Warren Buffett, ne abbiamo sentito parlare, l'abbiamo visto in televisione, sappiamo tutti che è uno dei più grandi investitori. In questo video ho deciso di prendere una delle interviste che credo siano le più importanti che abbia mai fatto, in cui descrive i 6 punti fondamentali che ogni investitore deve avere ben chiaro. Ho cercato di organizzare il video in maniera che sia comprensibile a tutti, anche le persone che non parlano bene l'inglese, per cui ci sarà la prima parte dell'intervista, il primo punto dell'intervista in inglese, in cui Warren Buffett parla, sottotitolato in italiano, e successivamente farò un riassunto del concetto che ha espresso Warren Buffett, e così via fino al 6° punto. Senza aspettare oltre, questo è il primo punto. The first rule in investment is don't lose. And the second rule in investment is don't forget the first rule, and that's all the rules there are. I mean, if you buy things for far below what they're worth, and you buy a group of them, you basically don't lose money. Allora, come avete sentito da Buffett direttamente, il primo suggerimento che dà è di comprare sotto il valore intrinseco, cioè dobbiamo valutare un'azione e comprarla a un prezzo scontato. Questo sembra ovvio, ma moltissimi investitori tendono a comprare quello che va di moda senza capire la valutazione. Come valutare un'azione lo vedremo in seguito sempre su questo canale. Warren, what do you consider the most important quality for an investment manager? It's a temperamental quality, not an intellectual quality. You don't need tons of IQ in this business. I mean, you have to have enough IQ to get from here to downtown Omaha, but you do not have to be able to play three-dimensional chess or be in the top leagues in terms of bridge playing or something of the sort. You need a stable personality. You need a temperament that neither derives great pleasure from being with the crowd or against the crowd. Because this is not a business where you take polls, it's a business where you think. And Ben Graham would say that you're not right or wrong because 1,000 people agree with you. And you're not right or wrong because 1,000 people disagree with you. You're right because your facts and your reasoning are right. Come abbiamo appena visto, l'intervistatore chiede a Warren Buffett quale sia la qualità principale per un investitore. Warren Buffett risponde che non è una qualità intellettuale, per cui se la persona è intelligente o non è intelligente, serve un po' di intelligenza, ma la qualità fondamentale è il carattere, cioè il carattere di prendere una decisione basata sui fatti, perché questo è importantissimo, e rimanere di quell'idea anche se la maggior parte delle persone non sono d'accordo con loro. Per cui la qualità di andare contro quello che è l'idea comune di tutti gli investitori e mantenerla, cosa che sembra molto facile ma non lo è. Ora guardiamo il terzo punto. Warren, what do you do that's different than 90% of the money managers who are in the market? Certainly most of the professional investors focus on what the stock is likely to do in the next year or two, and they have all kinds of arcane methods of approaching that, but they do not really think of themselves as owning a piece of a business. The real test of whether you're investing from a value standpoint or not is whether you care whether the stock market is open tomorrow. If you're making a good investment in a security, it shouldn't bother you if they close down the stock market for 5 years. All the ticker tells me is the price. Yeah. And I can look at the price occasionally to see whether the price is outlandishly cheap or outlandishly high. But prices don't tell me anything about a business. Business figures themselves tell me something about a business, but the price of a stock doesn't tell me anything about a business. I would rather value a stock or a business first and not even know the price, so that I'm not influenced by the price in establishing my valuation, and then look at the price later to see whether it's way out of line with what my value is. Anche il terzo punto interessantissimo. Nella discussione Buffett chiarifica il fatto che quando si compra un'azione il prezzo è irrilevante, ma quello che è importantissimo comprendere è che si compra una parte dell'azienda e capire se questo prezzo è rilevante rispetto al valore dell'azienda. Per cui non dobbiamo valutare il prezzo dell'azione, ma dobbiamo valutare il valore dell'azienda e capire se il prezzo del pezzettino che compriamo è a un buon prezzo oppure no. Fa un esempio secondo me interessantissimo, che è una domanda che dovremmo farci tutti quanti quando investiamo. Se compro questa azione e
la borsa chiude per 5 anni, sono contento di avere questa azione per 5 anni oppure no? Questo differenzia gli speculatori dagli investitori. Adesso guardiamo il quarto punto. How can you stay away from Wall Street? Well, if I were on Wall Street, I'd probably be a lot poorer. You get overstimulated in Wall Street, and you hear lots of things, and you may shorten your focus, and a short focus is not conducive to long profits. And here I can just focus on what businesses are worth, and I don't need to be in Washington to figure out what the Washington Post newspaper is worth, and I don't need to be in New York to figure out what some other company is worth. It's an intellectual process. And the less static there is in that intellectual process, really the better off you are. Il quarto punto, interessantissimo. L'intervistatore chiede a Warren Buffett perché non sta a New York, perché non sta a Wall Street, perché non sta nel centro della finanza mondiale. Lui semplicemente risponde che, avendo tutte le informazioni disponibili anche a Omaha, dove vive, non vede nessun bisogno di dover stare vicino al centro dell'azione. Anzi, non stando vicino, non è influenzato nelle decisioni che le altre persone fanno. Per cui, qual è la morale? Non seguire le mode, non fare quello che fanno tutti gli altri, perché molto spesso non porta a buoni risultati. Guardiamo il quinto punto. What is the intellectual process? The intellectual process is defining your level, defining your area of competence in valuing businesses, and then within that area of competence, finding whatever sells at the cheapest price in relation to value. And there are all kinds of things I'm not competent to value, but there are a few that I am competent to value. Have you ever bought a technology company? No, I really haven't. In 30 years of investing, not one? I haven't understood any of them. So you haven't ever owned, for example, IBM? Never owned IBM. Marvelous company. I mean, it's a sensational company, but I haven't owned IBM. And so here is this technological revolution going on, and you're not going to be a participant. Gone right past me. Is that all right with you? It's okay with me. I don't have to make money in every game. I mean, I don't know what cocoa beans are going to do. There are all kinds of things I don't know about, and that may be too bad. But why should I know all about them? I haven't worked that hard on them. Il quinto punto è il circolo di competenza. L'intervistatore chiede a Buffett quale sia il processo intellettuale che lui fa quando valuta un'azienda, e lui semplicemente spiega che una volta che hai ben chiaro quello che conosci, per cui sai di quale settore, di quale tipo di aziende, di quale tipo di mercato valuti, che hai le conoscenze adatte per fare le tue valutazioni, rimani in quell'ambito di conoscenza e cerchi le cose che costano meno in quel circolo di competenza. Facciamo un esempio: se noi che siamo italiani, il nostro circolo di competenza potrebbe essere il mercato italiano. Se siete ingegneri, potrebbe essere le società di ingegneria del mondo e così via. Per cui rimanere su quello che conosciamo bene e cercare gli affari, gli sconti sulle aziende che conosciamo molto bene. Vediamo il sesto punto e il finale. Warren, your approach seems so simple. Why doesn't everybody do it? Well, I think partly because it is so simple. That the academics, for example, focus on all kinds of variables. Partly because by academics you mean professors of right, finance? Yeah, the data's there. In business school? Sure, and the data's there. So they focus on whether if you buy stocks on Tuesday and sell them on Friday, you're better off, or if you buy them in election years and sell them in other years, you're better off, or if you buy small companies. There are all these variables because the data are there, and they've learned how to manipulate data. And as a friend of mine says, to a man with a hammer, everything looks like a nail. And once you have these skills, you just are dying to utilize them in some way, but they aren't important. If I were being asked to participate in a business opportunity, would it make any difference to me whether I bought it on a Tuesday or a Saturday or an election year or something? It's not what a businessman thinks about in buying businesses. So why think about it when buying stocks? Because stocks are just pieces of businesses. Il sesto punto è la semplicità, cioè mantenere l'investimento semplice. L'intervistatore gli fa una domanda che poi è stata ripetuta anche da Jeff Bezos anni dopo, è:
perché se il processo di investimento che hai è così semplice non viene copiato da tutti? E lui semplicemente risponde che alle persone piace complicare le cose. Per cui quando investiamo manteniamo la nostra analisi, il nostro investimento semplice, in qualcosa che comprendiamo. Per fare un esempio, se noi andiamo a comprare un appartamento, non ci facciamo 1 milione di domande sull'appartamento, valutiamo e compriamo. La stessa cosa dovrebbe essere fatta sugli investimenti azionari. Con questo video spero di aver chiarito alcuni punti fondamentali per l'investimento e nei prossimi andremo a vedere come valutare altre aziende, dove andare a trovare informazioni, quali valori sono interessanti per noi. Se vi piace il video, il solito mi piace mi aiuta l'algoritmo a farmi diventare un po' più popolare, visto che ho 6 follower. Iscrivetevi al canale e alla prossima.